Ciao a tutti, per il progetto di oggi utilizzerò questi scarti di filato Drake che mi sono rimasti dalla realizzazione di tutti i top farfalla che vi avevo fatto vedere un po' di tempo fa, uno in ogni colore. Tendenzialmente per realizzare il top farfalla ci vogliono due gomitoli e un pochino di un terzo, quindi mi eravamo poi rimasti questi scarti. Alcuni li ho utilizzati per farvi altri piccoli applique come le stelle marine, le conchiglie, eccetera. Ma insomma mi sono rimasti questi scarti. Io appunto realizzerò questo progetto con questi colori, ho già scelto l'ordine di come lo voglio fare, ma ovviamente è un progetto che nasce proprio con l'idea di riutilizzare gli scarti, quindi anche se voi avete scarti più piccoli, con colori più diversi, che non riuscite a rispettare un pattern preciso, eccetera, va bene lo stesso, perché comunque lo stile un po' sbarazzino e un po' appunto estivo prevede proprio un po' di colori mischiati, anche un po' a caso. In realtà io ho cercato comunque di tenere una sorta di geometria, però ovviamente staccavo un po' i colori senza stare troppo attenta, tenendo circa 2 righe e un pochino per ogni colore. Allora, intanto vi faccio vedere cosa dovremo andare a realizzare. Questo qua vi alzo un po' la telecamera così lo vedete meglio, è il pannello avanti. Adesso poi vi spiegherò come realizzarlo e sostanzialmente dovremo andare ad alternare le righe in base ai vari colori. Come vedete, ad esempio, qua parte con questo color prugna e poi torna indietro, questa striscia di lilla è più piccolina di questa striscia di verde. Insomma, ho cercato di tenere una regolarità, ma un po' così, nel senso che anche qua, vedete, i colori non sono proprio allineati. Insomma, lo scopo è di recuperare questo filato e fare anche una cosa un po' divertente. Allora, partiamo con la base. Noi dovremo realizzare 2 di questi pannelli. Quindi, con il nostro filato Drake io sto utilizzando un uncinetto numero 3,5 e dovrò realizzare 70 catenelle. Se non state usando lo stesso filo, non avete la stessa taglia, eccetera, per adeguarlo, l'importante è che la misura sia pari, quindi un numero pari di catenelle, e che sia lunga metà della circonferenza che volete per questo top, perché appunto poi facendo un altro pannello uguale va unito e il totale della circonferenza deve essere il totale dei fianchi o del torace, in base anche a quanto poi lo volete fare lungo. Quindi parto con le mie 70 catenelle. 1, 2, 3. Una volta realizzate le nostre 70 catenelle ne faccio una in più che mi sostituisce la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, una catenella e salto un punto di base. In quello successivo una maglia bassa, una catenella, salto il punto di base, in quello successivo una maglia bassa, una catenella, salto un punto di base, nel successivo una maglia bassa e procedo in questo modo per tutta la mia fila di catenelle. Salto, ok, salto una catenella, una maglia bassa, catenella, salto una maglia di base, maglia bassa, catenella e così proseguo. Una volta arrivati alla fine faccio una catenella e giro il lavoro e vado a fare una maglia bassa nello spazio di una catenella della riga precedente. Di nuovo una catenella, salto la maglia bassa della giro precedente, nello spazio di una catenella della riga precedente entro e faccio una maglia bassa. Quindi adesso si tratta solo di fare una catenella e lavorare nello spazio della catenella precedente con una maglia bassa
e si prosegue in questo modo, in una maniera molto naturale. Quindi così, una catenella, salto la maglia bassa nello spazio della catenella fatta precedentemente, maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, salto, maglia bassa, catenella, salto, maglia bassa, catenella, salto, maglia bassa. Adesso vado avanti questa riga qua e torno un po' indietro, così poi vi faccio vedere il cambio colore. Prima di fare il cambio colore vi faccio vedere, in questo caso al secondo giro io arrivo alla fine con la maglia bassa e dovrei teoricamente fare una catenella, saltare la maglia bassa e andare in quella successiva. Ovviamente avendo finito non la trovo. In questo caso, e vi succederà a righe alterne, perché è in base alla disparità dei punti, non dovrete fare la catenella, ma dovete entrare e fare una semplice maglia bassa, direttamente nell'ultima maglia bassa che avete. Una catenella, girate il lavoro, a questo punto avete lo spazio, una maglia bassa e lo spazio di una catenella. Fate la maglia bassa normale, scusate, fate la catenella normale, saltate la maglia bassa e andate a fare la maglia bassa. Vi succederà a righe alterne perché questo è normale essendo sulla riga dispari. Quindi adesso vado un pochino avanti in questo modo facendo qualche punto e a questo punto molto semplicemente vado a prendere l'altro colore che voglio aggiungere. Questo qua è praticamente un gomitolo, non è uno scarto, però vabbè, è l'unico gomitolo che ho di questo colore, quindi ho deciso di usarlo lo stesso. Taglio anche un po' lungo in modo da avere un po' di cambio, faccio il mio nodino e continuo a lavorare normalmente così, tagliando diciamo un po' lungo dove voglio cambiare il colore. Mi permette anche di avere un cambio colore più casuale, perché appunto taglio lungo e un po' a caso, io non so esattamente dove mi cadrà il cambio colore e quindi mi permette di dare uno stile ancora più casuale. Vedete, adesso inizia a vedersi un po' di più il pattern. Una catenella, maglia bassa, una catenella, salto la maglia bassa, nello spazio della catenella faccio una maglia bassa, una catenella. Vedete che adesso che c'è il cambio di colore si vede un po' meglio il pattern. Maglia bassa, una catenella, salto una maglia bassa, nello spazio successivo faccio una maglia bassa. E così procediamo. Non vi preoccupate di questi cordini perché tanto se li nascondiamo durante la lavorazione, soprattutto se usiamo questo filo, si vede un po', perché comunque è un filo spesso e si vedrebbe se lavorato durante la lavorazione. Ma tanto poi, avendo vedete anche qua sono piena di fine cambio colore, però essendo appunto che c'è il nodo che è un filo molto spesso, che quindi non si disfa, noi questo basta che facciamo girare il cambio colore sempre dalla parte interna in modo che questa qua sia dritta, eventualmente fermiamo proprio appena il nodo, tipo come qua, come ho fatto qua, che ho inglobato appena giusto il nodo per fermarlo e poi si può lasciare così tagliando un po' le codine un po' più corte senza problemi. Quindi proseguiamo. Allora dovremo andare avanti a fare questo cambio colore e questo punto. Io ho fatto per un'altezza di 21 cm. Ovviamente dipende voi cosa dovete fare, se volete fare una canottiera, volete fare un top. Questo qua è un misto, diciamo per una taglia SM, è un misto tra un top e una canottiera, nel senso che non arriva ai fianchi come una canottiera normale, resta sul filo dell'ombelico, quindi molto
molto versatile, e appunto un 21 cm che poi tirato arriva fino a 25, perché vabbè adesso non è stirato. Quindi continuiamo in questo modo, cambiando il nostro colore e proseguendo con le nostre righe per l'altezza che vogliamo, nel mio caso 21 cm. Ok, ho fatto i miei 21 cm e adesso andiamo a fare questa parte qua. Quindi saranno le due ovviamente spalline, dovranno essere da qua circa 15 cm, comunque andando a fare le diminuzioni fino a che non avremo una spallina di circa 3 cm e mezzo, 4, quindi comunque una spallina abbastanza larga. Poi ovviamente potete farla più stretta se volete, ma a me piaceva averla un pochettino spessa. Adesso vi faccio vedere come fare la diminuzione, così procediamo con il lavoro. Innanzitutto, molto semplicemente, andiamo a chiudere a metà il nostro rettangolo e a mettere un segnapunti nel centro. Così noi dovremo partire da qua per fare le nostre diminuzioni. Faccio il mio cappietto, entro nella metà e aggancio il cappio. Allora, la prima riga la facciamo normale, quindi una maglia bassa, portiamo dietro il nostro cordino fin da subito, una catenella e riprendiamo, diciamo, il giro che abbiamo fatto fino a questo momento e facciamo una riga, diciamo, di imbastitura, giusto per iniziare a posizionarci. Arrivati alla fine lavoro normalmente una catenella, giro il lavoro, ricomincio col mio pattern. Ovviamente per fare le spalline noi dovremo fare le diminuzioni solo dal lato dove c'è il segnapunti, quindi la parte, diciamo, laterale, che poi andremo a cucire all'altra metà, dovrà rimanere dritta, quindi faremo le diminuzioni solo da una parte. Quindi in questo caso noi procediamo facendo la nostra riga normale. Arrivati alla fine vi faccio vedere come fare le diminuzioni. Arrivati alla fine faccio la mia catenella, giro il lavoro e sono dalla parte del segnapunti, quindi devo fare la diminuzione. Allora, la catenella per girare la usiamo sempre, dopodiché il principio è sempre quello di eliminare una maglia, quindi io qua ho una catenella e una maglia bassa. A seconda della diminuzione e della riga in cui state lavorando vi troverete delle combinazioni diverse. A volte avrete la catenella e la maglia bassa, a volte avrete subito la maglia bassa e dopo la catenella. Il principio è sempre quello di eliminare una maglia, quindi entro nella catenella come per fare la mia maglia bassa, ma non la faccio. Qua ci sarebbe una catenella, quindi mi sposto direttamente nel buco, diciamo, della catenella successiva. Ho 3 asole sull'uncinetto, carico e chiudo con un'unica asola. Vedete che da 3 sono passata a 2. Io ho coperto 3 maglie, ma ne ho 2, una e 2, una della catenella e 2 della diminuzione. Se invece del spazio, diciamo, se invece di catenella e maglia bassa mi fossi trovata maglia bassa e catenella, sarebbe stato in realtà più facile, perché il ragionamento è sostanzialmente lo stesso. Salto la maglia bassa, entro nella maglia della catenella come per fare una maglia bassa, ma non la faccio e faccio lo stesso lavoro che ho fatto qua, quindi mi sposto direttamente nello spazio dopo. Comunque adesso vi faccio vedere. Dopodiché ricomincio il mio giro di punti come lo stavo facendo prima, insomma. Adesso qua ho fatto la catenella, sì. Mi sono un attimo persa, ok, e ricomincio normalmente. Adesso però vado a cambiare colore. Eccoci qua, vedete, io ho proseguito col mio cambio colore, ho fatto la mia catenella dalla parte in cui non dobbiamo fare diminuzioni, sono tornata indietro
e sono di nuovo dalla parte di diminuzione. Questa è la diminuzione precedente dove vedete avete una maglia e una catenella. La catenella è come se non esistesse, quindi io faccio la mia ultima maglia bassa, semplicemente una catenella e giro il lavoro. A questo punto ho maglia bassa, catenella, maglia bassa, quindi l'opposto di come eravamo prima. Non calcolo la maglia bassa perché comunque ho fatto una catenella che mi sostituisce la catenella, maglia bassa, non la chiudo, cioè carico come per fare una maglia bassa ma non la chiudo, qua sotto ho un'altra maglia bassa in cui dovrei fare una catenella ma non ce l'ho, quindi mi sposto direttamente nello spazio della catenella successiva, 3 asole sull'uncinetto, carico e chiudo tutto con una e ho fatto la mia diminuzione, dopodiché riprendo col mio pattern normale. Quindi vedete che sostanzialmente la diminuzione è sempre uguale, cambia un pochettino in base alla riga che vi trovate, ma è una cosa veramente minima. Semplicemente quando vi trovate la maglia bassa dovete saltare una maglia bassa in più, quando siete già nello spazio della catenella lavorate direttamente lo spazio della catenella. Continuiamo quindi e procediamo con le diminuzioni fino a quando non avremo la nostra spallina di 3 cm e mezzo, 4. Dopodiché faremo la stessa cosa dall'altra parte. L'unica accortezza che dovete avere con sinistra e destra è che da sinistra partite dal centro e diminuite. Con la destra, per lavorare sempre dal lato dritto, partite dalla destra. Quindi andrete di qua e farete poi le diminuzioni andando da sinistra verso destra. Però qua si parte dal centro per andare verso sinistra, per andare verso destra parti da destra, in modo che avrete sempre il dritto dalla stessa parte e tutti i cambi colori dietro. Quindi ci vediamo quando abbiamo finito le 2 spalline. Eccoci qua, abbiamo fatto i nostri 2 pannelli. E siamo pronti per cucire. Ora, molto semplicemente, lavorando sul lato rovescio, andiamo a cucire innanzitutto le spalline. Io adesso utilizzerò il cotone lilla, ma semplicemente perché è quello che ho in maggiore quantità e quindi lo uso per cucire. Tenete conto che comunque magari le cuciture delle spalline sì, potete farlo dello stesso colore, ma poi i laterali comunque si vedrà un po', è anche un po' il bello di questo aspetto sbarazzino, si vedrà ovviamente un po' il colore a contrasto, però poi è per questo che lavoriamo sul rovescio, quindi si vedrà veramente veramente poco. Quindi faccio il mio cappietto e faccio subito le mie spalline, quindi entro in uno, entro nell'altro, potete farlo ad ago, potete farlo con l'uncinetto come preferite, in maglia bassissima, in maglia bassa, veramente come preferite. Io di solito uso la maglia bassa, quindi una catenella e poi entro prima in uno e poi nel corrispettivo dall'altra parte e faccio a maglie basse o bassissime come preferite, non c'è differenza. A me piace farla a maglia bassa perché mi dà la sensazione che sia un po' più resistente, ecco. Oltre al fatto che poi dà un po' di agio in più, stringe leggermente meno rispetto alla maglia bassissima. Quindi procedo in questo modo e faccio sia questa che l'altra spallina. Dopo aver fatto l'altra spallina andremo a cucire anche i laterali lasciando circa 20 cm dalla spallina, quindi più o meno qua. Io vado a mettere il mio segnapunti, quindi più o meno dove c'è il blocco verde, quindi cucirò dal segnapunti fino in fondo e le 2 spalline idem dall'altra parte. Ed ecco qua, questo è il risultato finale del nostro top. Vedete che poi qua si vede un po' la cucitura un po' particolare e questo è il risultato del nostro toppettino con gli scarti di filato. Pensare che questi sono tutti scarti
veramente abbiamo ricavato qualcosa di unico, originale e molto colorato. Come sempre, grazie per avermi seguita, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!